Se già mi conosci e mi segui, sai benissimo che in questo canale non si parla mai di perfezionismo, anzi si parla sempre di un ecominimalismo vissuto onestamente, senza strafare, senza esagerare e soprattutto senza farci prendere dal panico della perfezione, un passo alla volta per migliorarci sempre di più, per arrivare dove vogliamo. Ma nonostante questo, nonostante pure io pratico un ecominimalismo non perfetto, ci sono dei prodotti che mai vado ad acquistare in plastica. Quindi, let's get started! Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube. Ciao Valentina, canale dove parliamo di eco-minimalismo. Dunque nel video di oggi voglio parlarti di quei prodotti che io non acquisto mai in plastica. Come ti dicevo nella intro, viviamo in una società in cui praticare un lifestyle eco-minimal perfetto è praticamente impossibile e credo che per il 90% dei casi non è neanche accessibile a tutti. Stiamo vivendo un periodo di trasformazione, stiamo vivendo un periodo di cambiamenti. Sempre di più si sente parlare di paesi che stanno cercando di diventare carbon neutral entro il 2030. Questo significa che tutti prima o poi dovremmo prendere e dovremmo iniziare a vivere una vita diversa, a partire dalle grandi aziende che devono iniziare a produrre in maniera sostenibile, ma questo va a coinvolgere anche il consumatore, anche noi. E credo che nel 90% dei casi la gente non sappia il significato di vivere una vita eco-minimal, perché semplicemente la gente deve essere istruita, deve essere educata e la società in primis deve fare informazione, altrimenti a meno che ovviamente non si tratta di una persona come noi interessata all'ecominimalismo e di conseguenza che si mette a fare ricerca. Inoltre non tutti noi consumatori abbiamo la possibilità di andare a fare shopping, di fare la spesa nei negozi zero waste e questo può essere perché non ci sono zero waste vicino a noi o semplicemente perché i negozi zero waste, i negozi che vendono sfuso al momento sono troppo costosi e non tutte le persone si possono permettere di spendere per mangiare o semplicemente per comprare sfuso in generale e questo è assolutamente comprensibile. Quindi nel video di oggi voglio elencarti quei prodotti che io non acquisto mai in plastica, che mi hanno vista spendere non eccessivamente per acquistare questi prodotti, ma che sicuramente mi vedranno risparmiare a lungo termine. Anche perché, voglio ricordarlo, molti prodotti zero waste non sono usa e getta, quindi magari si tratta di un piccolo investimento iniziale, ma che poi ti durerà per i prossimi 10 anni. Voglio inoltre essere sincera, anche a me ogni tanto capita di dover acquistare prodotti di plastica o prodotti confezionati con plastica semplicemente perché non ho scelta. Ma scoprirai di più durante questo video, quindi non ti angosciare se non riesci ad acquistare tutti questi prodotti o a cambiare le tue abitudini. Prendi quello che ti risulta più facile in questo momento della tua vita. Inizia con le piccole cose, inizia con piccoli passi. Ma bando alle ciance, perché come già sai sono una chiacchierona pazzesca, direi di iniziare subito con il primissimo prodotto che io non acquisto più in plastica, ovvero lo shampoo. Lo shampoo solido è stato uno dei primissimi prodotti che ho acquistato per rivolgermi a una vita zero waste, a una vita senza packaging. E devo dire che questo passaggio da shampoo del supermercato liquido e con packaging a shampoo solido senza packaging mi è stato davvero facile. Ricordo infatti di essere andata nel negozio della Lush a Treviso, lì c'è un team di ragazze favolose, super preparate che ti spiegano tutto nei dettagli, infatti non vedo l'ora di rientrare in Italia e di passare nuovamente da loro e sono state loro appunto a consigliarmi di acquistare un determinato shampoo solido e quella è stata diciamo la mia prima esperienza. Una volta terminato lo shampoo solido della Lush ho voluto provare altri prodotti e lo shampoo che sto utilizzando in questo momento è questo shampoo qui che ha una confezione di latta carinissima. Ora
non guardare l'etichetta perché lo sto usando sotto la doccia da un bel po' ed è per questo che è così rovinata, ma si tratta di un prodotto fatto sostenibilmente con packaging riutilizzabile. Sono davvero curiosa di mettermi in contatto con questo brand e capire se c'è la possibilità di rinviare la confezione e di poterci fare un refill, di poter riempire appunto queste confezioni e di riceverle a casa senza ogni volta acquistare un'altra confezione di latta. Anche perché già lo sai, sono una fanatica di tutte le scatoline, i barattolini, sia questi di vetro o di latta, e non faccio altro che collezionarli e collezionarli. Ma o dentro in casa ci sto io o ci stanno le confezioni di vetro e di latta e di cartone e cartoncino, quindi devo assolutamente mettere un freno su questa cosa. Quel giorno che mi sono rivolta alla Lush di Treviso non solo ho acquistato lo shampoo solido, ma ho anche acquistato il balsamo. Il balsamo solido della Lush è davvero strepitoso, mi piacciono molto anche le loro profumazioni. Ad ogni modo il balsamo solido, esattamente come lo shampoo, è terminato e adesso sto utilizzando questo brand qua. Anche in questo caso il balsamo arriva in una confezione di latta, è un prodotto davvero ottimo. Ad ogni modo voglio ricordarti che c'è una differenza nel modo in cui utilizziamo il balsamo acquistato e pagato 5, 6, 7 sterline e c'è una differenza del balsamo acquistato e pagato 1 o 2 euro. Se siamo coscienti del fatto che abbiamo pagato un po' di più per un balsamo sostenibile, solido, posso assicurarti che non vai più a riempirti la mano di balsamo perché tanto l'hai pagato solo 2 euro. No, lo usi con più moderazione. Quindi è il modo in cui utilizziamo questi prodotti piuttosto che il prezzo che paghiamo. Poco, ne basta davvero poco, non serve tanto. Assorbenti. Mi ci è voluto un po' prima di avvicinarmi a una mestruazione sostenibile, acquistando appunto assorbenti lavabili e riutilizzabili. Sono andata un po' con i piedi di piombo. Mi sono voluta informare davvero bene, prima perché d'altronde si tratta di un cambiamento abbastanza importante, secondo me. Ad ogni modo ho acquistato e ho utilizzato e utilizzo con infinita gioia questi assorbenti lavabili e riutilizzabili che amo tantissimo. Molte di voi avete già acquistato e in tantissime mi avete scritto che si tratta di assorbenti favolosi, ma se non sei una fanatica dell'assorbente lavabile e riutilizzabile e l'idea di lavare questi assorbenti a mano o in lavatrice, tantissime di voi amano la coppetta mestruale, ma anche in questo caso ci sono tantissime donne e ci sono tantissime soluzioni in commercio, basta trovare quella che è più adatta a noi. Anche in questo caso si tratta di un acquisto sostenibile che sicuramente mi ha visto spendere un bel po' di soldi iniziali. Se non sbaglio ho pagato 18-20 sterline per questo set di assorbenti lavabili e riutilizzabili, ma è quasi un anno quasi? Sì, un anno, forse 9 mesi, 10 mesi, qualcosa del genere, che utilizzo questi assorbenti e di conseguenza sono 10 mesi o un anno che non acquisto gli assorbenti usa e getta. Non solo un grandissimo aiuto per l'ambiente, ma anche per il mio portafoglio. Ad ogni modo ho creato un video assolutamente dedicato a questi assorbenti lavabili e riutilizzabili, te lo lascio qui in descrizione. Rasoio. Anche in questo caso ho eliminato il rasoio in plastica confezionato con altri 3,5 kg di plastica, assolutamente eliminato, no, non ne voglio sapere. Ho acquistato invece questo tipo di rasoio che è arrivato confezionato in una confezione carinissima di cartone, favoloso, lo utilizzo molto spesso e non solo mi ha visto risparmiare un bel po' di soldi spesi in rasoi usa e getta di plastica, confezionati con plastica, insomma, ma mi ha visto anche risparmiare un bel po' di soldi e io ritengo che questo sia un bellissimo regalo da fare. Infatti ho regalato un rasoio a una mia amica che utilizza un sacco di rasoi di plastica, gliel'ho regalato rosa, bellissimo, quindi un regalo anche super apprezzato da fare. Se lo trovate rosa ancora meglio, proprio una chicca, proprio una chicca.
Sacchettini di silicone. Anche questi una grandissima rivoluzione che non mi hanno assolutamente visto spendere un occhio della testa per acquistare questo tipo di prodotto, ma soprattutto sono riuscita a eliminare quei bruttissimi e odiosissimi sacchettini per alimenti di plastica usa e getta. Inoltre queste borsettine vanno benissimo sia per contenere alimenti in freezer ma anche in frigo e si lavano semplicemente con un po' di acqua tiepida e sapone. Davvero un ottimo prodotto che non solo mi vede eliminare il rifiuto causato da questi sacchettini di plastica usa e getta che se finiscono nel nostro ambiente vanno a causare tantissimi problemi per fauna e flora, ma mi ha visto anche risparmiare soldi a lungo termine. Sono ormai credo 6-7 mesi che utilizzo questi sacchettini di silicone e devo dire che è un prodotto davvero top. E appunto ribadisco anche in questo caso senza spendere una fortuna. Tappetino da forno. Questo è un prodotto che mi hai fatto conoscere tu. Io non ne avevo la più pallida idea che esistesse il tappetino da forno per sostituire la carta da forno. Una rivoluzione, quindi grazie, 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 mille volte grazie. E quindi ormai è da un anno dopo aver pubblicato, a dir la verità, questo video qui dove chiedevo appunto consiglio su come eliminare la carta da forno e in tantissime mi avete risposto Vale, c'è il tappettino da forno! E da quella volta lì ho acquistato il tappettino da forno che ancora utilizzo, anche in questo caso non l'ho pagato una follia, ma mi vede sicuramente risparmiare non solo soldi nell'acquistare la carta da forno, ma anche rifiuti. Quindi anche in questo caso un acquisto top. Dischetti di cotone. Questi dischetti di cotone mi sono stati omaggiati da Green Dust Cosmetic a dicembre e quindi da dicembre che io non acquisto più il cotone per struccarmi, ma utilizzo questi che sono davvero davvero ottimi. Ti lascio qui sotto in descrizione il link di Green Dust Cosmetic da dove puoi acquistare questi dischettini di cotone e non solo. Inoltre voglio ricordare che i dischetti di cotone che dicono sono di cotone in realtà contengono una piccolissima quantità di plastica, oltre al fatto che sono confezionati con plastica, quindi un prodotto sicuramente facile a cui dire addio, au revoir, sayonara, goodbye. E anche in questo caso i dischetti di cotone sono lavabili in lavatrice, quindi ecco che a lungo termine ci vedrà risparmiare un bel po' di soldi, oltre al fatto che ci vede aiutare il nostro pianeta, evitando waste, evitando spreco. Spazzolino di bambù. Anche lo spazzolino di bambù è stato uno dei primissimi prodotti che ho acquistato per avvicinarmi a una vita eco minimal. Ho detto addio dunque circa un anno fa al classico spazzolino del supermercato fatto in plastica con setole di plastica e confezionato anche in questo caso con 10.000 kg di plastica. E ho detto invece sì allo spazzolino di bambù con setole realizzate con fibre di cocco e assolutamente plastic free. Dentifricio. Anche in questo caso il dentifricio è stato acquistato insieme allo spazzolino di bambù e io mi sono avvicinata e ho scoperto la marca Georganics, che l'ho scoperta qui a Londra ma inviano anche in Italia e il dentifricio della Georganics lo si può acquistare in pasta, in polvere o addirittura in pastiglie. Se si viaggia la confezione con il dentifricio in polvere o in pastiglie solide è sicuramente l'alternativa più facile se viaggiamo ovviamente solo con il bagaglio a mano. Un prodotto che se state iniziando questo cammino verso la sostenibilità vale davvero la pena provare. Alimenti. Ci sono dei prodotti che non acquisto mai in plastica, quali pasta, riso o legumi. Sono fortunata abbastanza di avere un negozio zero waste, un negozio sfuso non lontano da dove vivo. Ad ogni modo ti consiglio di guardare questo video che ho realizzato per te se vuoi trovare negozi zero waste vicino a te. Se invece vai al supermercato a fare la spesa, ti consiglio di scegliere la confezione di questi prodotti in cartone piuttosto che in plastica. Anche questo è un grandissimo aiuto. Voglio aggiungere anche frutta e verdura, ma ci ho pensato 2 volte prima di aggiungere
questo punto perché nonostante io mi impegno ad acquistare frutta e verdura sfusa, e dico così perché molto spesso mi capita di andare in più di un negozio per acquistare frutta e verdura sfusa, però è anche vero che mi è capitato tra l'altro recentemente di dover acquistare le fragole perché avevo promesso di fare il tiramisù con le fragole per degli amici e ero andata in quel negozietto apposta perché ero convinta di trovare le fragole che avevo già trovato in passato sfuse o confezionate con dentro un cartoncino, ma fatalità, quel giorno le ho trovate confezionate con la classica confezione di plastica. Ho tentennato nell'acquistarle, ma avevo promesso questo tiramisù alle fragole, non potevo tirarmi indietro e quindi ho dovuto acquistare la confezione di fragole in plastica, cosa di cui non sono stata per nulla felice, ma a volte non si ha scelta. Quindi è per questo motivo che ho tentennato nel mettere questo punto, ma considerato l'impegno che ci metto a farmi il giro dei negozietti per acquistare quello che mi serve, insomma, ho voluto aggiungerlo. Fammi sapere invece tu come ti organizzi con frutta e verdura sfusa. È facile trovare in Italia frutta e verdura sfusa o devi anche tu fare il giro dell'oca? Fammi un po' sapere nei commenti qui sotto. Anche l'olio è uno di quei prodotti che riesco ad acquistare sfuso, vado semplicemente nel negozio Zero Waste con la mia bottiglia di vetro lavata e faccio semplicemente un refill, vado a riempire nuovamente la bottiglia dell'olio. Ad ogni modo, se non si ha la possibilità di avere un negozio Zero Waste vicino a noi, c'è un'altra grandissima possibilità e scelta, e questa me l'avete consigliata voi, ovvero acquistare il fustino dell'olio. Questa è un'altra grandissima soluzione che ho provato in passato e devo dire che mi sono trovata davvero bene con il vecchio caro e amato fustino dell'olio. Acqua in bottiglia. Anche in questo caso sono anni, letteralmente anni, che non acquisto acqua in bottiglia per diversi motivi. In primis perché pesa tantissimo portare a casa 6 casse di acqua in bottiglia ogni volta. No. Inoltre è stato dimostrato che l'acqua in bottiglia contiene microplastiche che deriva dalla bottiglia stessa, quindi è un altro motivo per dire no alle bottiglie di plastica. Io utilizzo al momento il filtro perché una vita fa il mio ragazzo ha acquistato una quantità industriale di filtri, quindi sto cercando, anzi non vedo l'ora di finire questi filtri per poi rivolgermi al carbone, che la trovo non solo una grandissima soluzione plastic free, ma anche molto pratica. Quindi il carbone lo voglio provare. Sapone per la lavatrice. Proprio recentemente ho pubblicato un video, questo qui, dove spiego come faccio la lavatrice sostenibilmente e quali prodotti uso. Uso in modo particolare le noci Lavatutto. Questo mi hanno permesso di dire addio una volta per tutte al sapone del supermercato, che non solo non è fatto sostenibilmente, ma ha anche una confezione di plastica piuttosto brutta, direi. Latte. Il latte è un altro grandissimo prodotto che non acquisto più in plastica e neanche in cartone, ed è uno di quei prodotti che mi rende molto fiera perché ho convinto il mio ragazzo a seguire questo percorso. E se mi hai seguita sai benissimo che io e il mio ragazzo stiamo vivendo due stili di vita ben diversi e tutto questo diventa ancora più challenging, ma nonostante ciò, grazie al servizio Milkman che ci ha risolto tutti i problemi di questo mondo, 2 volte alla settimana riceviamo il latte fresco nelle bottiglie di vetro di fronte a casa. Poi noi gli rinviamo le bottiglie di vetro vuote e poi loro le riempiono e ce le riportano. Un servizio davvero ottimo, ne ho parlato tra l'altro nel video che ho realizzato business da portare in Italia, te lo lascio qui, un video davvero molto utile e interessante a mio parere, che se hai voglia di iniziare un business diverso in Italia, insomma, quello è un video che ti dà davvero tanti spunti che io ho preso guardando i nuovi business emergenti qui a Londra, incluso il Milkman. Parlo ovviamente di business sostenibili. Pellicola trasparente per alimenti, anche questa è eliminata, come ho potuto non nominarla prima, e sostituita con le beeswax.
wrap. Yeah! Quanto ne ho parlato, quanto le adoro. Qualcuno di voi mi ha commentato: Vale, grazie a te, anzi per colpa tua ho uno scaffale adesso pieno di beeswax wrap. Ma che belle sono queste cose, soprattutto utili. Quindi anche in questo caso diminuisco gli sprechi, spendo meno e ho le beeswax che mi durano una vita intera. Spugne, anche in questo caso la classica spugna del supermercato confezionata di plastica e fatta in maniera non sostenibile è stata eliminata acquistando la spugna in fibre di cocco. Non graffia i piatti, non graffia le superfici, è antibatterica, insomma un prodotto davvero ottimo. Ultimo, ma non per importanza, il Cotton Fioc che ho acquistato circa 2-3 mesi fa e lo uso davvero molto volentieri. Non solo mi ha visto eliminare il classico Cotton Fioc che si trova al supermercato, ma mi vede anche risparmiare soldi, perché si tratta di un prodotto che viene risciacquato sotto l'acqua e poi riutilizzato la volta successiva. Lo utilizzo tantissimo anche per correggere il make-up. Ed è vero che oggigiorno si trovano al supermercato i cotton fiocchi di bambù che vanno a sostituire il cotton fioc di plastica, ma se si ha la possibilità di eliminare addirittura il waste, lo spreco creato dal cotton fioc di bambù, beh, perché no? Perché non rivolgersi a una soluzione sostenibile? Poi il cotton fioc di bambù comunque ogni 2 o 3 settimane devi ritornare al supermercato e riacquistarlo. Il cotton fioc riutilizzabile invece lo acquisti una volta e ti dura una vita. Quindi anche in questo caso è un prodotto che sono stata davvero molto felice di acquistare e se non sbaglio l'ho pagato 4-5 sterline, quindi insomma non un prezzo così alto, lo vai a coprire secondo me nel giro di 6-7 mesi, anche meno. Bene, questa è la lista dei prodotti che non acquisto più in plastica, prodotti plastic free. Spero di poter fare un aggiornamento di questo video molto presto e di aggiungere qualche prodotto, perché come si sa, come dicevo prima, in questo canale il perfezionismo non esiste, in questo canale si va imparando e ci si scambia informazioni e consigli. Quindi sono davvero curiosa a questo punto di conoscere quali sono quei prodotti che tu non acquisti più in plastica, cascasse il mondo, e quali altri invece vuoi iniziare ad acquistare per migliorare la tua vita, rivolgendoti dunque a una vita eco-minimal, aiutando non solo te ma anche l'ambiente. Ovviamente faccio un po' la youtuber adesso, se ti è piaciuto questo video fammelo sapere con un like e non dimenticarti di iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche. Noi, come sempre, ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video. Nel frattempo, buon weekend a tutti! Un bacio! Ciao!